Usa un traduttore automatico per i sottotitoli, mi scuso per eventuali errori di traduzione. Come avete trascorso la settimana e il Ferragosto? Noi abbiamo trascorso il nostro Ferragosto qui a casetta, nella semplice vita di campagna. In questi giorni festivi amo apparecchiare la tavola in modo diverso, cucinare il pranzo della tradizione, nel mentre andiamo a raccogliere dei rametti verdi che mi serviranno per decorare la tavola. Per questa decorazione occorre una bottiglia di vetro che andremo a riempire d'acqua. E inserisco un rametto all'interno. Voglio preparare un portacandele. Questa decorazione per decorare la tavola per il giardino l'avevo fatta diverso tempo fa, quindi anche quest'anno voglio preparare questa decorazione. Faccio spessore con un tovagliolino di carta in modo tale da inserire la candela alla bocca della bottiglia.
e utilizzo come decorazione le decorazioni che appunto dentro casa che rappresentano questa stagione. Cosa ne pensate? Vi piace? In occasione mangeremo anche qui fuori, in questa zona del giardino, dove questo tavolo in cemento era stato costruito da mio padre e quindi anche questo racconta una storia, ha una storia veramente lunga, ha forse la mia età, più di 50 anni. Mio marito l'anno scorso aveva piazzato questo ombrellone e questa parte di giardino la utilizziamo non spesso, ma per certe in occasioni importanti magari usufruiamo di questi spazi, di questo spazio, scusate. Quanti pranzi abbiamo fatto qui quando eravamo bambine? Anche il cemento oramai va rimesso a posto e quindi abbiamo in mente di fare più avanti una ristrutturazione anche a questo spazio. Quanto tempo e quanto ha da raccontare questo tavolo. Ma adesso andiamo a raccogliere già l'uva che sta iniziando a maturare. In questo pergolato abbiamo l'uva moscatello, dolcissima, dove ogni anno io eseguo personalmente la potatura, anche se non sono brava, però quest'anno sono spuntati veramente tanti, ma tanti grappoli d'uva. E oggi iniziamo e così la mettiamo a tavola. Ho anche tagliato dei fichi.
Oggi a pranzo preparo una spaghettata di mare, dei gamberi al forno e delle frittelle in pastella di surimi. Per l'impasto e alla fine utilizzo quello che assomiglia alle crespelle, perciò sto utilizzando 250 grammi di latte, 125 grammi di farina, sale e dell'aglio e prezzemolo. Dimenticavo 2 uova. Tavola apparecchiata, era quasi tutto pronto, dovevo mettere solo l'acqua per la pasta e nel frattempo, visto il caldo, nel frattempo ho fatto una pausa con mio marito in piscina. Il tempo prometteva temporale, ma non ha fatto neanche una goccia, solo tanto vento. Almeno c'era un po' di fresco. È stato un bel Ferragosto all'insegna di casa e famiglia.
Ma adesso, cari amiche, vi voglio mostrare un nuovo portamestoli, anche se in realtà lo trasformo io come portamestoli, di questa occhetta che ho conservata da tanto tempo, che ho rivalutato. Quest'anno avrei voluto preparare delle decorazioni con la forma di occhetta, però purtroppo non ce l'ho fatta a prepararle, quindi questa decorazione oggi voglio metterla lo stesso perché mi piace veramente tanto. Però oramai il tempo è passato, la lascerò forse, non so, il giusto questo periodo, perché ripeto, avrei voluto realizzare delle occhette in tessuto, fare anche qualche quadretto, ma purtroppo il tempo è passato. Ma in occasione di queste giornate di fede, mio marito inizierà ad prepararmi una nuova zona d'appoggio con una mensola, ma lo vedremo tra poco. Oggi voglio preparare una torta, la torta delle monache. Sono stata da poco nel caseificio qui nel paese e ho preso della ricotta di pecora che è veramente tanto ma tanto buona, a me piace tantissimo. Sto preparando la ricetta originale che prevede 4 uova, 180 di zucchero, io ne ho utilizzato 150, 180 grammi di farina di mandorle che come vedete io la faccio sempre così, e 500 grammi di ricotta, e io ho aromatizzato con della scorza di limone grattugiato e anche con della polvere di arancia essiccata. Per prima cosa inizio a rompere 4 uova in una ciotola, inizio a lavorare e poi aggiungo subito lo zucchero a filo. Una volta che ho lavorato le uova, aggiungo la ricotta. Aromatizzo con la scorza di limone grattugiata, come ricordate io quest'anno con tanti limoni ho grattugiato la buccia del limone e le ho conservate in freezer in un contenitore, ma sta finendo. Aggiungo anche la polvere di arancia essiccata e per finire la farina di mandorle, e a me piace sentire ogni tanto qualche granello di mandorla più grosso, quindi non la faccio diventare completamente tutta farina, ecco. Una volta foderata la teglia con della carta da forno, butto giù il composto e via in forno
a una temperatura molto bassa perché io utilizzo il forno a gas e spolverizzo sopra con dell'altro zucchero semolato. Sto usando uno stampo di diametro 25. Ma adesso, cari amiche, vi parlavo di questa mensola che voglio mettere in una zona della cucina per mettere tutte le mie ciotole in ceramica, quelle che mi piacciono di più. Diciamo che adesso devo ancora valutare le ciotole più carine da metterci, ma adesso iniziamo con la preparazione. Visto che mio marito era in ferie, ho approfittato del suo tempo. Ma adesso la torta è pronta, andiamo a sfornare la nostra torta profumata e soprattutto goduriosa. Nel frattempo che intiepidisce, vediamo adesso di mettere le ciotole che per il momento, come dicevo, ho deciso di mettere sopra questa mensola e mi piace veramente tanto disposta così in questa zona della cucina. E immagino già con le prossime decorazioni, non vedo l'ora. Ma prima di lasciarvi alla degustazione della torta insieme, io cari amiche vi saluto, grazie per essere state anche oggi qui a casetta insieme a noi, grazie delle visite gradite qui a casetta e soprattutto grazie per tutti i commenti bellissimi che mi scrivete tutte le settimane, grazie dal profondo del mio cuore. Siete veramente adorabili, non mi stancherò mai di dirvelo. Grazie, 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 grazie. Ma adesso diamo una spolverata di zucchero velo e assaggerò la torta insieme a voi. Buona, morbida, rustica e tanto profumata. E soprattutto un dolce veramente tanto semplice. E la semplicità fa tanto casa.
Grazie ancora amiche per essere stati qui in nostra compagnia, vi abbraccio a tutte forte 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 e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao ciao a tutte!